Signore e signori, Frank Merenda e Paolo Bocci. Poi ci hanno messi a 1 chilometro di distanza. Lontanissimi. No, però è, diciamo che è scenografico, immagino, perché pensavo avessimo le poltrone più vicine. Vabbè, tanto ci sentiamo perché parliamo. Quindi, anzi, vi volevo presentare Paolo Bocci, che è uno dei nostri studenti più anziani, ha fatto con noi un lavoro straordinario. È anche main sponsor ovviamente della nostra manifestazione, quindi lo ringraziamo, e ci voleva presentare un pochino la sua storia esperienziale, non solo per ovviamente spiegare quello che è Centralino Agile, che ovviamente è il suo prodotto, ma l'importanza, insomma, come è arrivato con noi qui oggi, quindi da dove è partito, quali erano all'inizio, no, tutte le sue idee un po' strane quando siamo conosciuti. Paolo è un professionista da tanti anni, no? Immaginate, lui ha fatto, non esagero, nel senso che non è che è così anziano, però ha fatto la storia anche del suo settore da un certo punto di vista, quantomeno, no, nella sua area di influenza, eccetera, eccetera, e si vede un pazzo come me, viene invitato da Steve, dai ragazzi di Wild, a sentire a parlare me, dice: chi è sto pazzo al primo giro, poi dopo un po' ascolti, beh, però è pazzo, però qualcosa di intelligente la dice, e comincia una grandissima scalata, quindi comincia a fare un grande lavoro in questi anni che poi l'ha portato a creare questo servizio straordinario, no Paolo? Vuoi introdurlo tu? Sì, Centralino Agile appunto è questo servizio. Io qui sul palco adesso sono con te, che sei il mio maggiore concorrente, assieme poi gli amici che hanno gli stand qui fuori, gli operatori telefonici e infine centinaia di partner di Wildix. Concorrente per che cosa? Perché salendo qui io mi metto in competizione con te e con tutti gli altri per catturare un sogno delle persone che sono dentro questa sala, ma anche di più per dare a voi un motivo razionale per credere che riuscirò poi a aiutarvi a realizzare questo sogno. E questo sogno è quello di riuscire a fare più soldi. Siamo imprenditori, questo è il nostro obiettivo. Mi sembra un obiettivo interessante, cioè nel senso, non è male, no? Forse è condiviso qui dentro. Ok. Quindi tu, Paul, in pratica nella creazione di questo servizio, no? Quando sei partito, perché tu parti tendenzialmente come, noi ci scherziamo sopra, no? Però, cioè, come la persona che va in giro per l'azienda a installare centralini tendenzialmente, no? Perché questo era il come ci scherzavamo sopra all'inizio. Poi in realtà hai capito che le esigenze di mercato, insomma il mondo stava cambiando, eccetera, eccetera, e hai deciso di innovare il tuo settore. Come hai deciso di rinnovarlo? Io so che tu hai fuso due cose, ovviamente perché abbiamo fatto insieme, però per spiegarlo alle persone in termini più semplici possibili. Certo, innanzitutto vediamo un attimo che cosa vorrei portare come beneficio. Il beneficio è quello, abbiamo detto, vendere di più, ma come si può declinare? Vendere di più significa, come ci insegna Frank, far vivere ai nostri clienti una customer experience memorabile, perché vendere di più, acquisire clienti in altri modi che non sia investire su quelli che sono già clienti è decisamente un pochettino costoso. Sì, no, noi abbiamo un problema perché il grosso dei problemi che noi abbiamo nelle aziende, ragazzi, che ognuno di voi ha, se non lo tiene sotto controllo, e questo è un passaggio importante, è il drawdown, parolaccia in inglese, insomma, diciamo, è la perdita costante di già clienti semplicemente perché il servizio che gli diamo quando hanno bisogno di noi è scarso, è lento o addirittura non esiste. Cioè, prima abbiamo parlato questa mattina proprio di questo passaggio, no? Cioè io ho spiegato, ragazzi, un conto è far passare la persona per ottenere il prodotto finito all'interno la prima volta che ci conosce, all'interno di un processo di selezione. Poi quando uno è già cliente, alle persone bisogna rispondergli e bisogna tracciare, cioè, quello che hanno fatto, cosa hanno detto, cosa hanno chiesto, chi ci ha parlato, chi non ci ha parlato, eccetera, eccetera. Ma già di base trattarli bene rispondendo è già un primo passo avanti, no? Sì. Infatti il discorso è: a un cliente, grande customer experience significa rispondergli subito, rispondergli in maniera empatica, sapendo quindi, senza farci raccontare di nuovo per l'ennesima volta del problema, e magari risolvergli anche il problema. Però nel mercato normale, nel mondo reale, se uno fa bene 1 e 2, cioè se gli risponde subito e se sa con chi sta parlando e che problema c'ha, ha già fatto l'effetto wow. Il cliente è soddisfatto. Allora, quello che si riesce a fare con Centralino Agile è questo, ma questo significa trasformare un centralino telefonico in uno strumento di marketing. E io in 30 anni faccio questo lavoro. Tu dicevi studente anziano qua perché hai inventato il settore, sono nato quando con scrivi te, no? Rimettersi fra i banchi a 30, a 40 anni, a 50 anni, mi stai tenendo fuori, Sì.
Io ne ho di più. È vero. Va bene. In 30 anni io in questo lavoro ho notato che la tecnologia da sola non porta benefici. Per ottenere dei risultati la tecnologia migliore è importante, è indispensabile. Io utilizzo Wildix, che qui conoscete, fa parte dei tuoi studenti storici, è un'azienda È il nostro fornitore anche, tra l'altro. che fa una cosa stupenda. Sì. Però, quindi un centralino che si estende sul web, permette di integrarlo con il CRM, quindi il cliente mi chiama e io so chi è lui, so che problemi ha. Sì. Ma poi ho visto tante aziende investire in tecnologia senza un ritorno. Perché? Allora c'è una slide, scusatemi, sono nuovo di questo palco, avevo saltato la prima e vado anche alla seconda. Okay. Forrester dice che una buona customer experience richiede innanzitutto che i lavoratori siano abilitati, cioè io le persone, i miei dipendenti me ne devo prendere cura, devo renderli propensi al cambiamento, se no quelli abbiamo fatto sempre così, chi li muove? E questo è il vero problema, è quello a cui io ho dichiarato guerra. Se appioppo uno strumento senza verificare che l'azienda, le sue persone abbia la mentalità per trarne un beneficio, serve a niente. La formazione non sostituisce la selezione, cioè devo prima selezionare il cliente che abbia dei requisiti. Ma poi devo fornire un percorso testato di formazione e coinvolgimento ai vostri dipendenti, perché se no, di nuovo, voi comprate e il dipendente non utilizza, voi vi incavolate, ma è colpa anche nostra se non gli diamo un supporto nel farlo. Quindi diciamo, noi quando ci siamo conosciuti tu avevi questo servizio, tra virgolette, facevi da dealer, da distributore, poi hai capito in maniera importante che, tornando a quello che diciamo questa mattina, no? Cioè quali sono i problemi veri che ha un imprenditore, eccetera, eccetera, che al di là del fornitore, del provider, eccetera, eccetera, io compro qualcosa, e questo vale per la maggior parte di noi ragazzi, per coloro che vendono alle aziende, soprattutto coloro che vendono tecnologia in generale, io vendo qualunque cosa agli imprenditori, l'imprenditore non ha il problema di fidarsi di me, di comprarlo, eccetera, quello è il primo passaggio. Il vero problema è che una volta comprato, una volta installato, no? Una volta fatto l'investimento, una volta pagato, poi i miei uomini dentro non lo usano. Perché? Perché io sono un imprenditore, ho da fare 1000 cose, ci mancherebbe altro che, cioè, ho tempo da perdere a mettermi lì, cioè, non so, uno nel mio lavoro, due non ho tempo da investire nel formare le persone sull'utilizzo di un centralino, sulle procedure di telefonata, di richiamata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo diventa veramente fondamentale perché, ragazzi, per chi ha una piccola azienda, quindi ha delle risorse che tutto sommato, non siamo delle SPA quotate in borsa multinazionali dove sono in esubero di personale, noi siamo sempre a rincorsa, siamo sempre con 10 persone in meno, no, per fare il lavoro. E Paolo ha capito che era necessario fondere queste due cose, quindi ha scelto un partner tecnologico da un certo punto di vista come Wildix per creare la base della piattaforma e poi sopra ci ha incollato tutta questa cosa che stavi spiegando, no Paul? Sì, qualcosa che stranamente poi uno si rende conto che alcune cose le faceva in maniera le faceva su alcuni clienti, non le faceva in maniera metodica e vede la differenza e si chiede frequentando i tuoi corsi il perché e a questo punto si arriva a mettere giù le fondamenta di un metodo che cambia veramente i risultati, perché senza questa metodologia il 12%, Forrester dice che il 12% delle aziende che investono in uno strumento, in tecnologia, riescono ad averne un beneficio. Questa cosa va cambiata perché il 12% fa abbastanza schifo. Molto spesso sono soldi buttati. No, per esempio noi, no, tu sai, quando siamo partiti ancora questa cosa non c'era, quindi la verità, per esempio, se voi ragazzi siete contenti, no, del nostro servizio assistenza, del nostro customer care, in realtà il nostro è un'anomalia, nel senso che noi ce lo siamo dovuti costruire da zero, siamo partiti tra virgolette da Wildix, no? Dovendo chiedergli noi tutta una serie di modifiche specifiche per il nostro modo di lavorare, per integrarlo con il nostro CRM che tra virgolette per noi è Infusionsoft, eccetera eccetera, ma soprattutto ci siamo dovuti smazzare da soli e inventarci un ufficio di customer care interno, quindi facendo anche all'inizio tanti errori, non sapendo bene come far passare i flussi di informazioni. Quindi certo che oggi è ottimo, però ci abbiamo messo il triplo che se avessimo conosciuto in realtà, Paolo avesse già avuto questa cosa pronta 5 anni fa, no? Avremmo preso la roba pronta e fatta, dicevo questo è il mio ufficio customer care, autoformato, questo è lo strumento, questa è la formazione, noi invece ci abbiamo messo 5 anni a cercare di capire come tirare fuori i piedi, quindi questo in realtà è il problema. Quindi tu Paolo, concretizzi, quindi in realtà riduci tutto il tempo che è necessario in realtà all'interno di azienda per ottenere l'eccellenza in termini di servizio ai clienti. L'azienda deve curare il suo core business, altre cose, quelle che ci sono un'azienda specializzata che dovrebbe fare, io dico le aziende che forniscono uno strumento dovrebbero renderlo operativo e questo è quello che io faccio, ho imparato a fare e ho messo in piedi questo metodo che è il risultato 360, che è un metodo
collaudato, dico il nostro business è aiutarti a far crescere il tuo in questa maniera. Sì. Quindi 3 pilastri, uno previsione, cioè vado a analizzare che cosa vuoi fare e vedo la probabilità di successo, perché se no è inutile che partiamo. Poi seconda cosa, avviamento, quindi formazione che, attenzione, la formazione è un costo anche per il mio cliente, quindi deve essere estremamente efficace. Se la formazione io la faccio a pagamento, io ne ho un beneficio a marchetta della formazione, perdonatemi il termine, certo, ecco che la mia formazione potrebbe diventare meno efficace. Se fa parte del servizio, del canone di servizio, io sono interessato che sia efficace, per voi è un beneficio enorme, perché la formazione deve costarvi poco. Devono essere delle pillole che vi insegnano, vi accompagnano nell'usare lo strumento e vi insegnano dei trucchetti. E poi affiancamento quando una cosa non è chiara, perché spiegazioni costanti con personale dedicato a questo. Abbiamo detto questa mattina, no? C'è un concetto va ripetuto 1.000.000 di volte perché sennò alle persone non passa. Cioè, noi parliamo tante volte, no, di concetti, ma la spiegazione i dipendenti non capiscono, la delega, bla bla. Cioè, il mondo è così, ragazzi, cioè la gente le cose le devi dire 1.000 volte, quando gliele dette 1.000 volte gliele devi dire 2.000 perché siamo sempre lì. Okay? Cioè non sono tutti noi, cioè quando scendi nella catena di comando e cominci ad avere dei dipendenti, cominci ad avere dei collaboratori, non sono te, non sono le persone col sogno, non hanno la tua intelligenza, non hanno la tua plasticità mentale, eccetera, eccetera. Quindi in realtà se devi fare tutto da solo, io penso al mio tempo, no? Quanto è dedicato o quanto mi costa formare il mio customer service da solo, no? Cioè quanto vale il mio tempo allora, tra virgolette, quanti soldi sto buttando tendenzialmente perché lo devo fare io, poi oggi non lo faccio più io, però all'inizio, cioè, oggi siamo in 100, all'inizio eravamo in 2, abbiamo dovuto costruire tutto da zero, no? Quindi l'investimento in termini personali è stato veramente tanto, invece si poteva accorciare di molto. E in 2 ti può passare la voglia. Ti passa la voglia, sì, alcune volte ti passa la voglia, vero? Sì. Infine il consolidamento, cioè andare a individuare nella fase di formazione con delle metriche precise quelli che sono quelli più attenti a utilizzare lo strumento e quindi fare di questi campioni di innovazione dell'azienda e con loro monitorare e consolidare il risultato. Questo è il nostro metodo risultato 360. Sì. E questo rende Centralino Agile differente, perché è il primo sistema telefonico testato efficace, integrato con un metodo innovativo e subito applicabile alle vostre strategie per farvi vendere di più. Sì. Diciamo ragazzi che se uno vuole lavorare in termini di autorità, abbiamo detto un conto è la promessa, poi le promesse vanno anche mantenute. È abbastanza difficile riuscire a interagire con un'azienda quando io ho delle aspettative da parte di questa azienda e poi per esempio chiamo, non mi risponde nessuno, o chiamo, mi rispondono, ma devo rispiegare la stessa cosa 100.000 volte. Provate a pensare quando venite rimpallati, chiamate l'INPS o venite rimpallati da un ufficio comunale a quell'altro, o chiamate i classici operatori telefonici, no? Per assurdo stessi, che tu li chiami, spieghi un problema, o una banca chiami, spieghi un problema, glielo devi rispiegare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto difficile diventare... Queste persone hanno i vantaggi che alle spalle hanno praticamente zero concorrenza, nel senso che sono tutte aziende che vivono in un regime di oligopolio, si dividono il mercato in 2 o 3 operatori, 4, ok? E in generale hanno dei enormi brand alle spalle, quindi o fai con loro o comunque fai con quello di fianco che è messo uguale a lui e comunque sono dei brand enormi. Noi abbiamo un'azienda piccola, è molto complesso, è molto difficile far passare questo concetto di autorità se dietro non c'è un orientamento al cliente molto forte. L'orientamento al cliente parte dal customer service, quindi certamente c'è una tecnologia importante che Paolo ha messo in leva, ma quello che ha capito Paolo nel corso di questi anni, mano a mano che abbiamo studiato insieme, era risolvere veramente il dolore delle persone, il pain nell'acquisto della tecnologia, cioè che la compro e l'88% delle volte sto buttando soldi nel cesso perché all'interno ho la gente che non fa, ho la rivoluzione, me ne devo occupare io, mi passa la voglia, quindi ho messo tutti questi soldi e alla fine mi ritrovo con la gente che continua a lavorare con i fogli di carta o con Excel e poi bestemmio, no? Perché nel senso diventa la problematica. Quindi questo è, ragazzi, un modo che avete non solo per capire per esempio come introdurre nel vostro mercato un'idea originale, cioè Paolo non si è inventato niente dal punto di vista tecnologico, nel senso ha messo in leva una tecnologia già esistente, però ha imparato a ottenere il successo in questi anni
ancora più grande di quello che otteneva prima lavorando in maniera tradizionale, cambiando il modo di fare le cose. Cioè una volta Paolo andava in giro e faceva il fornitore, tra virgolette, di tecnologia, sceglieva un fornitore o un altro a seconda ovviamente delle esigenze del cliente, ma ha deciso di cambiare fidandosi di quello che gli dicevo. Dico, Paolo, guarda, il problema non è la tecnologia, ho detto, se tu vendi a me, io non capisco niente dei centralini, mi rincoglionisci tra le differenze tra un fornitore e quell'altro, perché io non lo so, quindi io mi fido di te, però il mio problema è, una volta che me l'hai messo dentro, funziona, lo do per scontato. 2, la mia gente in azienda sta roba la usa o devo incazzarmi ancora di più di quanto mi incazzavo prima? E Paolo ha deciso di percorrere questo percorso, quindi ha creato un posizionamento unico, rilevante e assolutamente utile per gli imprenditori. Quindi voi potete imparare la lezione imprenditoriale, quindi il coraggio innanzitutto di cambiare dopo 30 anni di esperienza, la lezione in termini di marketing, cioè cambiare completamente l'angolo di attacco, da prodotto, innovazione tecnologica, ti risolvo in realtà il vero problema sentito, al terzo passaggio che è: ragazzi, il customer service in azienda è importante. Noi riceviamo da una parte all'altra, vocali, non vocali, messaggi, gestiamo più di 3.000 ticket al mese e li gestiamo 99,9% con il massimo, perché un margine di errore ci abbiamo sempre, siamo umani, con il massimo della precisione, della velocità e dell'efficienza. Ci abbiamo messo tanto, abbiamo speso un sacco di soldi. Se avessimo avuto questa opportunità, cioè se io avessi potuto spiegare queste cose a Paolo per farmele per me prima di aver speso tutti quei soldi, sarei stato oggettivamente la persona più contenta del mondo. Questa è un po' la sintesi, mi immagino, Paolo. Certo. Sostanzialmente con il risultato 360 abbiamo introdotto l'ingrediente segreto, l'ingrediente esclusivo della mia azienda, che è indispensabile perché consente di migliorare di 8 volte il risultato, cioè passare da un 12% di casi in cui c'è un ritorno all'investimento a un 96%. Questo è quello che testimoniano alcune aziende, come uno dei tuoi studenti storici, Giulio Colaianni, che qui, se potete inviare il filmato, ci ha dato il suo contributo in Giulio video. fa solo dei filmati ultimamente, ogni tanto. Sì, è bravissimo a fare filmati. Sì. Dopo ne ho un altro suo da far vedere. Giulio oggi sarà protagonista più volte durante questa sessione. Ce l'abbiamo, ragazzi, il filmato? Arrivederci. Buongiorno, mi chiamo Giulio Colaianni e mi occupo di autoscuole. Noi fra autoscuole e centri di istruzione abbiamo 6 sedi. Frequentando il mondo Frank mi sono reso conto che per raggiungere i già clienti e i potenziali clienti ci voleva un sistema telefonico ingegnerizzato. Per questo ho scelto Centralino Agile. Paolo Bocci, che anche lui ha frequentato e frequenta tuttora il mondo Frank, mi ha garantito un risultato sicuro, promessa mantenuta, perché grazie a questo sistema siamo riusciti ad aumentare del 30% il nostro fatturato. Spettacolo. Grazie Giulio. Assieme a questo è fondamentale mettere un'offerta che sia chiara, comprensibile. Se no. Okay. Quindi qualcosa mi ha insegnato? Non lo so, vediamo se ci sono riuscito. Fai questa offerta ai ragazzi. Beh, l'offerta la scoprirete al mio stand. Vi dico soltanto che l'elemento fondamentale dell'offerta è un'offerta molto conveniente, veramente. È un'offerta che non potete rifiutare. Che non potete rifiutare, con garanzia 100%. Cioè, io qui sono per la prima volta su questo palco, anche un po' emozionato, e sono io che vi dico che vi risolvo un problema con un metodo. Sono io che ho l'onere di dimostrarvi che sono capace. Quindi, se scegliete il mio metodo, avrete modo di farlo e dire: guarda Paolo, non è vero, ripigliati i pazzerelli tuoi, ognuno per la sua strada. Okay. Questo è molto importante, ragazzi, nel senso che chi lavora con noi, chi studia con noi da tanto tempo, ha la possibilità, se vuole, come sapete, come vedete da tanto tempo, anche di fare un intervento con noi, no? Di fare da sponsor. Il dato è che noi non abbiamo sponsor esterni, cioè abbiamo solo studenti che portano un'esperienza di crescita, di cambiamento e di successo, e chiunque, in realtà, a chiunque noi diamo la possibilità, ovviamente ci deve garantire di dare delle garanzie sostanziali al pubblico con il quale lo facciamo entrare in contatto. Quindi Paolo ovviamente fa parte non solo dei nostri studenti storici, ma il suo servizio è così straordinario che nel momento in cui voi voleste informazioni e voleste approfondire, il suo servizio nei vostri, cioè in generale, ma in particolare nei vostri confronti, ha una garanzia oltre il 200%, cioè nel senso che è veramente
lo provate, Paolo si assume tutto il rischio di dimostrarvi che l'aumento delle prestazioni, l'aumento del fatturato, anche se avete dei mazzucconi in azienda, sono sulle sue spalle ed è pronto a dimostrarvelo. Quindi se volete ragazzi, poi dopo incontrate Paolo quando ci vediamo successivamente nella pausa, al suo stand, lo vedete nell'area di là e potete andare a farci 2 chiacchiere. Ok? Grazie. Signore e signori, Paolo Bocci! Grazie! Ciao Paolo. Spettacolo.